Benvenuti, guardiani del rispetto e membri fedeli della famiglia di stelle turche rivelate. Viviamo in un'epoca in cui la privacy è diventata la merce più a buon mercato nel mercato digitale. Nel grande bazar della fama sembra che tutto sia in saldo: segreti, lacrime, rotture e, purtroppo, l'onore. Ci siamo abituati al rumore, agli scandali confezionati, ai litigi di coppia trasmessi in diretta su Instagram, al punto da dimenticare che cosa voglia dire dignità. Abbiamo rimosso l'idea di confini che, una volta oltrepassati, non si possono più ricucire. Ma oggi la rotta cambia. Oggi non vi racconto l'ennesimo pettegolezzo da scorrere distrattamente. Vi porto nel punto esatto in cui un uomo ha deciso di alzarsi in piedi davanti alla macchina dello showbiz e dichiarare: con una calma ferrea, adesso basta. Quell'uomo è Mert Ramazandemir, l'attore che con il talento ha conquistato il pubblico e che oggi si prende il rispetto del paese con il carattere. Di fronte a un'onda di insinuazioni maligne e dicerie senza fondamento, scagliate contro Afra Saraciolu, Mert non ha scelto l'urlo o la rissa verbale. Ha usato qualcosa di più potente, una verità che non arretra. Prima di scomporre questo gesto e capire come potrà ridisegnare le regole del gioco nel giornalismo di costume, vi invito a iscrivervi al canale, attivare le notifiche per restare sempre dalla parte della verità e, se apprezzate un racconto che difende l'integrità più del click facile, il pulsante unisciti è il vostro modo per sostenere questa missione. Il vostro supporto permette a Stelle Turche Rivelate di continuare a raccontare con coscienza. Siete pronti a vedere come si difende l'onore? Iniziamo. La scena si è svolta durante un evento pubblico, uno di quelli in cui i giornalisti si aggirano come lupi affamati in attesa della frase sbagliata. Per giorni, le pagine di gossip avevano ribollito di accuse inventate e di speculazioni velenose dirette ad Afra. L'aria era tesa, lo si avvertiva nel mormorio dei microfoni accesi. Poi ha parlato Mert. Non ha alzato il tono, non ha perso la misura. Con spalle dritte e lo sguardo che ha attraversato le telecamere come una lama, ha pronunciato parole che ora rimbalzano in ogni redazione di Istanbul: non toccate Afra. Una frase essenziale, asciutta, che però conteneva la gravità di un avvertimento definitivo. E per non lasciare margini al fraintendimento, ha aggiunto l'idea che è diventata il suo sigillo: Afra è la mia linea rossa. In quell'istante, Mert ha smesso di essere soltanto un attore amato, si è rivelato un custode. Amici vicini e testimoni oculari assicurano che quelle parole non sono state uno scatto d'impeto, bensì l'espressione naturale di un disagio covato a lungo. Vedere il nome di Afra trascinato in controversie che non le appartengono è stata la goccia. Mert ha agito con una convinzione antica e semplice: criticate me, ma lasciate stare lei. Mi fermo un momento e vi chiedo, famiglia di Stelle Turche Rivelate, in un mondo in cui tutto sembra pubblico, come leggete il gesto di Mert? Controllo o, invece, la forma più alta di amore e rispetto? Voglio le vostre risposte nei commenti, perché questo tema tocca una corda morale scoperta della nostra società. Mentre Mert si è messo di traverso come scudo, Afra ha scelto di essere la calma al centro del ciclone. È essenziale comprendere la sua posizione su questa scacchiera. Non è una figura alla ricerca del conflitto. Creata per recitare e lavorare, dicono da chi la conosce bene, ha sempre tenuto il privato in secondo piano rispetto alla carriera. Per Afra, gli attacchi sono stati un dolore sordo. Provate a immaginare di diventare bersaglio di frecce avvelenate senza aver offeso nessuno. Eppure, la sua risposta è stata il silenzio. Un silenzio che non è resa e nemmeno accettazione. Come ha reso evidente il gesto di Mert, si tratta di una scelta lucida. Afra ha rifiutato il fango. Ha difeso se stessa e il rapporto che la lega a Mert, concentrandosi sul lavoro e sulla famiglia, respingendo la bestia mediatica che si nutre di risse. Chi le è vicino dice che l'aspetto più devastante non è stato il chiacchiericcio in sé, ma l'ingiustizia di essere dipinta come qualcosa che non è. Vedere Mert esporsi con tanta decisione le ha riportato una pace profonda. Si sente protetta, sostenuta e soprattutto amata. Questo episodio ha illuminato i meccanismi interni di una delle coppie più discrete del panorama. Mert Ramazandemir e Afra Saraciolu non sono i personaggi che posano in ogni scatto mano nella mano o raccontano la colazione su Instagram. Al contrario, difendono gelosamente i propri spazi. La loro armonia, la loro dedizione sono sempre state citate sommessamente, ma oggi quella forza è emersa con chiarezza. Mert ha fatto capire che difendere Afra non è un obbligo dettato dal cosa dirà la gente,
ma una responsabilità naturale che nasce dall'amore. La nostra vita appartiene a noi, ha ribadito con lo sguardo, riaccendendo il dibattito sui confini etici del giornalismo di spettacolo. Evitando la giostra dei talk e scegliendo la discrezione, hanno mandato un messaggio semplice e potente. La loro relazione non è un prodotto da scaffale, è un santuario. Colpisce, soprattutto, la reazione del pubblico. Lontano dal criticare questa difesa, la rete si è riempita di sostegno. La frase "la popolarità è temporanea, il rispetto è permanente" è diventata il motto dei loro fan. In molti hanno lodato la fermezza di Mert, sottolineando l'ingiustizia dei commenti su Afra. Per una volta, la decenza ha prevalso sul sensazionalismo. Dopo la tempesta, arriva la bonaccia, o quantomeno un ritiro strategico. Si mormora che Mert Ramazan Demir e Afra Saraciolo vogliano scomparire per un po' dai riflettori. Si parla di qualche giorno lontano dal trambusto, una fuga necessaria per mettere tra parentesi l'agenda e il frastuono della città, con un solo obiettivo: riprendersi il tempo l'uno per l'altra. Ma gli effetti di quanto accaduto vanno oltre una vacanza. Si dice che Mert voglia rendere più severa la sua selezione di incontri con la stampa, concedendo interviste scelte con cura e chiudendo del tutto la porta alle domande personali. Afra, dal canto suo, starebbe riducendo la presenza sui social, limitando l'esposizione pubblica al perimetro professionale. Una scelta comune, ragionata, per blindare la loro intimità dalle intemperie esterne. Stanno costruendo un muro attorno alla loro serenità, e il messaggio ai curiosi è cristallino. Se volete sapere di noi, guardate i nostri progetti. La casa è sacra. Di fronte a noi prende forma un fenomeno raro nel mondo del pettegolezzo. Una coppia che finisce in prima pagina non per lo scandalo, ma per l'integrità. Le parole di Mert non sono state solo un monito, sono state un risveglio. Curiosamente, dopo la sua presa di posizione, le malignità si sono diradate. Il mondo a volte cinico dell'intrattenimento ha fatto un passo indietro davanti alla fermezza di un uomo che protegge chi ama. L'episodio, invece di indebolire il legame, sembra averlo temprato come acciaio. Voci dall'entourage raccontano che il filo tra loro è oggi più teso e luminoso di prima. Afra vede in Mert non solo un compagno, ma un alleato di vita pronto a reggere l'urto. E Mert, nello stile e nella dignità di Afra, trova ogni giorno la ragione per cui valga la pena combattere. Forse vi chiederete come si sia arrivati a quel momento davanti alle telecamere. Eppure, se si osserva il cammino di Mert e Afra, la risposta è nei dettagli. Sono due professionisti cresciuti nell'attenzione costante del pubblico, allenati a sorridere, a ringraziare, a spiegare senza svelare. Col tempo, Mert ha capito che tollerare il rumore non significa accettare il sopruso. Così, quando la marea delle insinuazioni su Afra ha superato il livello di guardia, ha tracciato il perimetro. Non oltre. Non serviva una conferenza, bastava una frase detta bene. Vale la pena sottolinearlo, non c'è in questa storia nessun desiderio di guerra. La scelta di Mert è una tregua diversa, è pretendere regole pulite nel gioco sporco della curiosità. Se lo showbiz è una piazza chiassosa, lui ha disegnato una linea a terra con il gesso e ha chiesto a tutti di rispettarla. E, almeno per ora, quella linea ha funzionato. Nel frattempo Afra, con il suo modo composto, ha dato un altro tipo di lezione. Lei, che vive di sette di copioni, ha compreso che l'interpretazione più difficile era proprio quella del silenzio. Non rispondere agli attacchi è un atto più coraggioso di un post furioso. Significa scegliere di non nutrire la stessa macchina che ti macina. Significa proteggere il lavoro degli altri, degli amici, delle famiglie che orbitano attorno a una coppia pubblica. È un basta sussurrato, ma udibile da chi vuole capire. E la gente ha capito. Non è un caso se fra i commenti più condivisi si legge, poche parole, tutto il peso. Quando si spengono i riflettori, restano i fatti. Restano due persone che si sono tenute dritte senza mettere benzina sul fuoco. È per questo che, nei corridoi delle produzioni, si sussurra che questo episodio diventerà un manuale tascabile per chi deve imparare a stare in scena senza vendersi l'anima. Non fraintendiamo. Il gossip non cambierà natura dall'oggi al domani. Ma la mappa delle sue frontiere sì, quando qualcuno ha il coraggio di piantarci un cartello. In quello che è accaduto, c'è anche una riflessione che riguarda tutti noi. Che cosa chiediamo a chi è famoso? Vogliamo storie, certo, vogliamo sogni, vogliamo vita. Ma dove finisce il diritto di sapere e dove inizia il dovere di tacere?
La risposta non è scritta sui contratti, è incisa nei gesti. E il gesto di Mert, oggi, vale più di 1000 comunicati stampa. La stampa, intanto, registra. Piaccia o no, dovrà abituarsi a bussare con più educazione. Perché c'è una differenza fra informare e ferire. E c'è una differenza fra curiosità e accanimento. A volte basta una porta chiusa con cortesia per insegnare delle buone maniere. Alla fine, resta una lezione semplice quanto necessaria. Anche sotto i riflettori più accecanti, si può scegliere di restare persone prima che personaggi. Si può costruire una casa di cui non si ha vergogna, un luogo dove si torna quando il rumore là fuori fa male alle orecchie. Ed è questo che abbiamo visto in Mert e Afra, la capacità di essere l'uno il riparo dell'altra quando il mondo bussa con troppa forza. Ora tocca a voi, famiglia di stelle turche rivelate. Credete che altre celebrità dovrebbero seguire l'esempio e fissare confini non negoziabili? O questo è semplicemente il prezzo inevitabile della fama? La vostra opinione è preziosa per noi. Se avete apprezzato questa analisi profonda e rispettosa, lasciate un like, condividete il video per diffondere questo messaggio di rispetto. E considerate di entrare nella nostra famiglia VIP cliccando su Unisciti. Il vostro sostegno ci permette di continuare a raccontare le storie che contano davvero, con la profondità che meritano. E ricordate, la popolarità passa, il rispetto resta. Qui, su Stelle Turche Rivelate, questa non è uno slogan. È una promessa.